Ben ritrovati a tutti in questo mercoledì 29 marzo, mattino Milan con una nuova veste. La state vedendo, qualcosa di diverso c'è, non siamo noi due, Enrico Boiani e Simone Cristavo. Ciao Henry. Ciao, buondì, buondì, buondì. No, noi siamo sempre gli stessi Sempre gli stessi. purtroppo. È cambiato però il layout qua, tutta la grafica, tutte queste diavolerie dei giovani. I giovani d'oggi, noi tra l'altro ci siamo messi mettendoci in realtà in nero-azzurro, così, a sfregio della nuova grafica, stavo Tu ti vedendo sei adesso. messo d'azzurro, io uno dei due colori l'ho beccato, sei tu che hai il colore sbagliato. Lo so, d'altronde. Capita. Sì. Andiamo via veloci oggi perché c'è parecchio da dire, soprattutto per quanto riguarda il nostro attacco. Partiamo subito con Gazzetta dello Sport, che oggi apre con Leao dimmi sì. È un riferimento allo spot? Dimmi il Non lo significato. conosco. Ultimatum del club entro Pasqua, quindi sarebbe nel caso Pasqua di Resurrezione, Eh. la risposta sul rinnovo del contratto. Con il bonus sarai il più pagato, oltre 7 milioni. Dopo lo andiamo a vedere nelle pagine interne, c'è uno specchiettino che ne parla. Allora, ne abbiamo parlato tantissimo nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto negli ultimi 6-7 mesi. L'importante è avere una risposta chiara e decisa entro la primavera, di non tirarsela entro giugno, perché siamo stati talmente scottati negli ultimi anni che siamo arrivati, almeno parlo per me, che sono arrivato a pensare che non mi interessa quasi nemmeno se è un sì o se è un no, basta che sia una risposta che mi possa permettere di fare poi le eventuali conseguenze. Ovviamente tutti speriamo che sia un sì, che è inutile dirlo. No, no, certo, guarda, mi ha rubato un pochino le parole di bocca Mm. perché il mio punto di vista è semplice, ovvio che io vorrei che Leao rimanesse, non dico per sempre, però perlomeno per tanto tempo al Milan. Però, dato che siamo in una generazione, in un periodo calcistico in cui queste cose, da un po' di tempo in realtà, in cui queste cose non accadono più, l'importante secondo me è sapere cosa succede. Cioè non tanto sperare che le cose vadano bene, ma sapere cosa succede. E il fatto che ci sia, diciamo, questa sorta di ultimatum a me fa ben sperare, perché comunque significa che tu vuoi già progettare, stai già progettando la prossima stagione. Mm. Ecco, avendo una risposta da Leao sul rinnovo in 15 giorni, a quel punto sai se dovrai progettare una squadra magari con molto più budget a disposizione, ma senza Leao, o se invece dovrai progettarla con il solito budget e con un Leao in più. Ecco. Per me questa è la cosa importante, arrivare a un punto che sia un sì o che sia un no. Mi auguro che sia un sì, però ecco, spero che tutto questo che stiamo leggendo, quello che oggi si dice Gazzetta dello Sport, sia vero, perché vorrebbe dire veramente progettare la prossima stagione con tanto senso e con Mm. tanta, come dire, anche preparazione. Ecco. Eh, lo penso anch'io, penso che sia comunque complicato nel caso che possa venire fuori in maniera pubblica, in maniera chiara e decisa, perché tra 15 giorni sei esattamente a cavallo delle sfide di Champions League. E, mi sembra il periodo peggiore nel caso proprio per farlo, perché poi c'è San Siro che a quel punto lo saprebbe, c'è da valutare che lui stesso saprebbe di non essere più del gruppo, bisognerebbe quindi incrociare tra virgolette le dita e sperare che possa essere concentrato fino alla fine della stagione, anche se magari si sta iniziando già a guardare intorno se fosse un no. Insomma, non è così semplice, ovvio. Io spero che sotto traccia si stia lavorando per chiudere tutto entro la primavera, che vuol dire anche fine aprile, non per forza tra 15 giorni. Ma
già a fine aprile sarebbe un buon modo per chiudere la faccenda, quindi prendersi questo mese. Sarebbe difficile, io capisco che potrebbe essere difficile nel caso che ti possa esplodere un no in mano proprio nel momento clou della stagione, del tuo giocatore più rappresentativo dello scorso scudetto. Quindi. Però potrebbe anche esploderti in mano un sì, potrebbe anche Assolutamente, rilanciarlo. assolutamente. Quindi, cioè, io penso che questo ragazzo abbia dimostrato di essere molto, come dire, di non essere una macchina, di non essere freddo, glaciale, a prescindere da Eh, tutto ciò che lo circonda. eh, E quindi, come dire, rischia di essere un'arma a doppio taglio. Può sia rilanciarlo per il rush finale, in cui troviamo un Leao rigenerato, fresco, nuovo di zecca, oppure può essere veramente, come dire, un po' la fine dell'era Leao al Milan, ecco. Quindi comunque attualmente percepisce 1,4 e non 1,5. Penso anche che il cartellino non sia 70 milioni, che con tutto il rispetto, anche se ha soltanto un anno di scadenza, 70 milioni li abbiamo visti dare a gente che prendeva come valore molto meno e anche con lo stesso tipo di contratto, cioè a un anno dalla scadenza. Se Sì. va sul mercato 70 ne prende molti di più, però magari sono matto io e il mercato ci smentisce nel caso dovesse essere un no, va via a 60. Però staremo a vedere, Henry. La cosa principale la vedete invece in realtà in basso, in mezzo, Eh, quel risarcimento allo Sporting che è sempre stato il nodo del contendere, come vi abbiamo sempre detto da mesi. Non è tanto l'ingaggio sul quale più o meno ci si è ormai accordati, questi 7, 7 e mezzo, che ormai abbiamo capito che sono la richiesta e anche la concessione, diciamo così, del Milan a Leao, e la durata. Ci siamo più o meno già tutti fatti un'idea di quelli che possono essere i parametri. Balla la multa. La multa è quella che balla. lo sappiamo. E il vero nodo della questione, vedremo come ci si comporta. Per me è giusto che il Milan dica: "Io non c'entro niente con questa multa", perché è vero, perché il Milan dovrebbe pagare questa multa, no, è la cosa che diciamo sempre. Sì. D'altra parte, finché ci sono squadre e c'è qualcuno che questa multa è disposto a pagargliela, allora, se diventa una discriminante devi entrarci anche tu. Poi che tu non voglia entrarci, che questo sia e possa diventare il motivo per cui se arriveremo a un no, io lo capisco, ci Mm. sta, è moralmente giusto ed è sacrosanto che il Milan, si impunti. Però d'altra parte, ripeto, finché ci sono squadre che pur di avere Leao sono disposte a pagarla, quella multa diventa una discriminante per averlo o non averlo, ecco. Harry, 20 secondi, proprio precisi, precisi. Quali sono queste squadre secondo te? Perché non tutte hanno la capacità economica di farle, non tutte hanno la necessità di farlo, di prendere un giocatore in quella zona di campo. Forse un paio? Sì, forse un paio, poi dipende sempre da quello che accadrà quest'estate con diverse squadre, soprattutto in Premier League. Io credo che comunque il Chelsea sia sempre stato innamorato di Leao. È vero che han comprato un sacco di giocatori, soprattutto in quella zona di campo lì, ma è anche vero che anche quando ne avevano già comprati tanti e pensavamo si potessero fermare, poi non si sono fermati. Quindi io il Chelsea lo tengo sempre un pochino d'occhio, così come tengo d'occhio il Manchester City. Sappiamo che Mm. piace tanto a Guardiola, sappiamo anche che il Manchester City forse qualcosa davanti cambierà, perché c'è Julian Alvarez che vorrebbe giocare di più, c'è un Bernardo Silva che è un paio di stagioni che deve andarsene e rimane sempre lì. Scusa, Fai a cambio di portoghesi? no, Bel no, giocatore Bernardo no, no, Silva. no, no, no. Il mio cambio sarebbe con l'argentino, però. Ah, con Julian Alvarez? Eh. Però ecco, È appena queste 2 rinnovato, però, vabbè. principalmente di squadre, poi quest'estate io la mia impressione è che
ci sia il tesserone di domino bello grande che gioca in Francia e gioca per la Francia, che farà cadere un po' tutto quanto, Se va. ed è diventato pure il capitano della Francia, e anche lì dipenderà tanto da lui, perché se libera quel posto al Paris, potenzialmente qualsiasi esterno sinistro slash attaccante esterno del mondo potrebbe finire al Paris Saint-Germain, da Leao a Vinicius a Kvaratskhelia, a tutti. Il Paris Saint-Germain può letteralmente scegliere come sostituire Mbappé nel caso Mbappé dovesse andare via, contando che Messi ha il contratto in scadenza è ancora un dubbio, Neymar è sempre più alle prese con infortuni. Loro non so quest'estate come si svegliano e cosa vogliono fare, ecco, Lo vedremo. potenzialmente possono decidere di rifare l'attacco e di comprarne tre nuovi a loro piacimento. A proposito di Francia, c'è Olivier Giroud nell'autostrada del gol, la Milano-Napoli che insomma verrà percorsa spesso in questo mese di aprile. Il Milan è in calo, Giroud funziona, ma che fatica angoli e punizioni, perché nello specchietto, Gazzetta dello Sport poi ne parla, ci sono i marcatori rossoneri, ci sono in campionato, 8 gol di Giroud, 8 gol di Leao. 4 gol di Diaz e Messias, poi via via tutti gli altri con 3 gol, Teo e Rebic, anche Teo è un po' sotto media. Teo e Rebic, Origi e Tonali ne hanno fatti 2 e poi via via tutti gli altri ad 1. Totale gol del Milan Perché ce 44. n'è uno di Ibra? Quando è che ha segnato? E rigore a Udine. Ah già, e ho rimosso Hai già quella partita, hai scusate. già cancellato. I gol totali sono 44, i gol del Napoli totali invece sono 64. E faceva notare Gazzetta dello Sport che, vabbè, a parte Osimhen e Kvara che ne hanno fatti tantissimi, ma in realtà il terzo è un insospettabile, cioè Elmas. No, no, è un sospettabilissimo perché ce l'ho al fantacalcio e lo lascio sempre in panchina, quindi so quanti ne ha fatti. Ma sai cosa, Henry? Mi verrebbe quasi da pensare che il Napoli viva un po' sui due big, quindi bloccati due big, fa un po' fatica a far gol. Anche se in realtà tu sei la stessa cosa. Cioè, non è che cambia molto. Sai che cosa Tu cambia sei la stessa molto? cosa in proporzione, cioè da loro i primi due funzionano benissimo e gli altri molto meno, da te i primi due grosso modo hanno fatto il loro, anche se probabilmente dalle auto aspetti molto di più, e gli altri quasi niente. Ecco, quindi in Sai che proporzione è cosa più o meno la cambia, stessa Henry? roba. Molto il totale nostro è qua, 44, ok? Il loro è 64. Eh. Le palle inattive nostre sono 7, il gol su palla inattiva. Le loro non le vedete perché erano nell'altra pagina e non ha senso metterla solo per un numero, fidatevi, sono 21. Eh. Sono 14 gol di differenza da palla inattiva. Quindi, Oserei oh, dire attenzione al Napoli nelle palle inattive, visto che è un ritornello che ha sarebbe un gran funzionato col referto. Tottenham. Lo riproporrò anche ai quarti. A proposito di Napoli, oggi Gazzetta ha fatto un piccolo speciale sulle due squadre mettendoli a confronto. Terzini a chi? Di Lorenzo e Teo, Frecci e Registi, Napoli-Milan passa da loro. Sulla sinistra c'è il campetto di Di Lorenzo, sulla destra c'è quello del Milan di Teo. Teo che è chiamato a essere quel Teo da Champions League. Io, per esempio, in nazionale l'ho visto bene, ma un pochino disattento, qualche palla persa di troppo gliel'ho vista. Teo è chiamato a fare la partita che ha fatto col Tottenham, quella partita totale, rotonda, senza sbavature che ha fatto contro il Tottenham, perché la nostra fascia sinistra, come sempre accade, quando gioca bene lei, il Milan vince, c'è poco da fare. Sì, sì, dobbiamo affidarci a loro due, dobbiamo affidarci a Teo, a Leao, ma ti direi anche a Giroud, a Tonali, i nostri big, ecco, Mm. perché quest'anno nei big match loro hanno funzionato, c'è poco da dire.
Cioè, se andiamo a vedere tutte le partite vinte bene dal Milan, alla fine i protagonisti son sempre loro: Giroud, Leao, Theo, Tonali, son loro i protagonisti. Quindi Sì. passa tutto da loro e sono i primi che critichiamo quando le cose vanno male ed è giusto, sono i primi che però ci possono portare, tra virgolette, al successo, ecco. Difficilmente giocherà un minuto contro il Napoli Ibra, perché le 2 di Champions League non le può fare per regolamento, perché è fuori dalla lista, e quella di domenica arriva molto vicino a quel problema che ha avuto in nazionale. Mh. Oggi Ehm, dovrebbero esserci altri controlli per Zlatan. mh, Io spero non ci siano lesioni o cose varie, perché significherebbe un altro stop, significherebbe, come altri dire, 15, 20 giorni come altri 20 minimo. giorni, esatto. Zlatan ci dovrebbe dare una mano forte in campionato e un'altra lesione, a parte che penso che forse sarebbe, poi è ovvio, è Ibra, ma forse sarebbe anche una botta psicologica per lui. Cioè Mh. appena rientrato, appena Appena fatto finito gol nazionale. il super calvario col ginocchio, è rientrato, ha segnato e quant'altro, un'altra lesione forse potrebbe essere una botta psicologica. Poi è sempre Ibra, però magari è così. Non dobbiamo insegnare niente a Zlatan e forse anche la nazionale contribuiva a farlo sentire ancor più vivo, ancor più dentro a questo mondo del calcio che per qualche mese magari lui ha pensato di insomma, che potesse essere anche non essere il suo. L'anno scorso di questi tempi giocava con un dolore atroce e magari, ora si sente talmente bene che vuole, diciamo, o recuperare un po' o comunque sentirsi ancora dentro a questo mondo. Però capisco anche chi possa pensare che magari restarsene un pochino più tranquillo a Milanello queste 2 settimane, schifo non faceva, ecco. Poi magari capitava lo stesso, Mh. niente di che. Però forse un pochino più di prudenza, anche se non è Zlatan, quindi non stiam parlando di una persona normale, cioè di un giocatore classico, quindi, Mh-mh. lo sappiamo, che vive di stimoli ed emozioni forti, però forse sai per questa volta prendersi un turno di riposo non era una cattiva idea, però vabbè. È andata così. Henry, noi abbiamo chiuso qui, torniamo tra poco per Chiama Milan, torneremo invece alle 13 con Lancio, alle 16 col Talk e alle 19 come al solito con Filo Rossonero. Per oggi basta così per Mattino Milan. Grazie a tutti, mi raccomando, lasciate like, che non vi costa niente, ci supporta tantissimo. Scriveteci sotto nei commenti secondo voi come va a finire la faccenda Leao e anche la vostra sulle prossime 3 sfide contro il Napoli e anche su Ibra, mentre vi iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella con tutte le notifiche dei nostri video, delle nostre dirette. Attivatela, non vi costa niente, almeno non dovete cercarla di rossonera, su. Ciao a tutti.